Perché faccio adesso questo video? Perché credo che in questo momento sia cruciale fare chiarezza su uno degli episodi più controversi della Formula 1, in quanto nel 2022 verrà sovvertito il regolamento e vicende come quelle dell'illegalità del motore Ferrari possono ripresentarsi. Con questo video però non voglio entrare nel merito della veridicità o meno delle accuse mosse da Mercedes, McLaren, Red Bull eccetera nei confronti del motore Ferrari. La mia intenzione, anche se in ritardo, è chiarire, supportando con i fatti e con il limite della semplicità con cui spesso spiego. Valuterete poi voi, qualora trovaste questo video interessante, iscrivetevi al canale o meno, però alla fine non vi costa nulla, potreste anche farlo. Dirò subito la mia, ce l'ho qui. Personalmente, riguardo alla vicenda, penso che la Ferrari sia andata un pelino oltre la zona grigia, il buco del regolamento. Ma cos'è una zona grigia innanzitutto? Una falla del sistema, un bug del regolamento. È come quando provi ad avere gratis le monete su un gioco pur di non spendere soldi. Diciamolo, almeno tutti una volta ci abbiamo provato. In questo caso però la SF90 Ferrari ha cercato cavalli, ha cercato chilometri orari ed è riuscita nel suo intento, sia chiaro. Il punto è che questa falla, se scoperta, va corretta e se vieni beccato puoi pagare o meno, ma sicuramente non potrai ripeterla. E tra l'altro quello che ha fatto Ferrari in realtà non è mai stato reso pubblico. Da qui il famoso accordo segreto tra la scuderia Ferrari e la FIA, siglato il 28 febbraio, ultima giornata dei test prestagionali. Ragazzi, tardissimo. In un secondo la Ferrari si è dovuta sbarazzare del mega motore che il rettilineo le dava anche a Mercedes e ripartire da zero. Il problema è quindi sì, la Ferrari poteva stare più attenta, ma la colpa è molto della FIA. Ha emanato tardi le direttive tecniche da seguire. A Maranello hanno dovuto costruire la vettura in fretta e furia. È da lì che nasce la stagione fallimentare della SF1000. E fidatevi, il 2020 doveva essere l'anno della svolta, non l'anno del tracollo. E non il forse 2022. Ma perché quel motore era illegale? Il vantaggio motoristico Ferrari, secondo alcune ricostruzioni, perché ricordiamolo solo la federazione sa la verità, sarebbe dovuto dal furbo modo di immettere olio all'interno della camera di combustione, arricchendo così la miscela e ottenendo più potenza. Questo avveniva sfruttando le porosità dell'intercooler, ossia la presenza di piccoli spazi negli scambiatori di calore, e che solo a determinate pressioni, ossia quelle alte, riuscirebbe a far passare l'olio in aspirazione e quindi in camera di combustione. Ed è qui, in questo piccolo tassello, che troviamo le criticità, poiché la regola dice che è vietata l'immissione di additivi nell'aria destinata alla combustione. Inoltre Ferrari non ha aggiunto olio motore, ma semplice olio, anche perché l'olio motore è quantificato, c'è una regolamentazione, e quest'olio secondo Ferrari era destinato al raffreddamento delle parti rotanti della sovralimentazione. Complicato, ma si può facilmente dedurre che è un sistema ingegnoso, fantastico, lodevole, ma rischiosissimo, e la FIA deve aver trovato all'interno della power unit rossa un sistema che garantisse il corretto funzionamento di ciò, seppur tutto camuffato da semplice motore. Per qualcuno progettare un'auto è un'opera d'arte di ingegneristica, ma come potete notare in realtà è una grandissima partita a scacchi contro il regolamento. Anche perché questo sistema così strutturato, quando andavi a prelevare dei campioni di carburante, quando andavi a fare i tuoi controlli, la vettura risultava sempre a posto. Di fatto, a vettura ferma, di fatto, a vettura che ha appena finito di correre, non si vedeva nulla. Come potete notare, la differenza è sottile tra il barare ed interpretare da Dio il regolamento della Formula 1. L'indagine però si è sviluppata nella pausa invernale e immaginate che a un certo punto il team principal Ferrari Mattia Binotto si presenta in fabbrica e davanti a tutti i suoi uomini e a tutti i tecnici, a poco dall'inizio del campionato, e straccia tutto, straccia ogni singolo progetto. Auguri, si sarà visto passare la vita davanti. Si riparte da zero. E quindi in parte il fallimento della SF1000 non è colpa di Binotto. Quella vettura aveva dei limiti, si sapevano, altrimenti avrebbe vinto il campionato. Ma l'obiettivo di quella pausa invernale era aumentare la deportanza, sfruttando la potenza del motore SF90. Aerodinamica migliorata, spinta motoristica migliorata, un ritocco all'affidabilità che è stato un punto critico in determinati momenti della stagione, che però puoi fare dato che hai migliorato nel tuo punto debole, dato che hai recuperato da lì. Cioè sembrava un sogno, ma in un attimo è diventato un incubo. Il problema però di base è: se la FIA fa delle analisi sulla power unit Ferrari e la trova irregolare in alcuni punti soltanto 3 mesi dopo dalla fine del campionato, dove ormai è tutto fatto, dimostri incapacità del far rispettare le regole. Che fai? Squalifichi Ferrari adesso? Hai già perso.
Oppure la Ferrari è stata bravissima a interpretare il regolamento? La FIA ammettesse di non essere capace di far rispettare le regole. Lo fanno tutti. Eppure, se questa zona grigia era talmente grande che addirittura la Ferrari, e facciamo finta che questa si trovi nel torto, è riuscita a strappare un accordo segreto con la federazione, è perché evidentemente la FIA ha fallito. Abbiamo ancora dubbi che la Ferrari non ha un grandissimo peso all'interno del circus? Perché la Ferrari non vince, sia chiaro, ma ha sempre tutto in scacco.